L'Istituto Geografico Militare, ente cartografico di Stato, vide la luce non qui a Firenze, ma a Torino. A Torino aveva un'altra denominazione, si chiamava Ufficio Tecnico del Corpo di Stato Maggiore. Nel 1865 fu trasferito con gli altri organi amministrativi a Firenze, che nel frattempo era diventata capitale, e fortunatamente qui è rimasto, conservando tutto il patrimonio geografico, documentale e strumentale che ci era pervenuto dagli uffici topografici degli stati preunitari. Acquisì piano piano importanza fino a che nel 1872 gli fu commissionata una grande opera cartografica che era la Carta topografica d'Italia alla scala all'1 al 100.000. E proprio perché un lavoro così importante richiedeva un ente che avesse autonomia, il Regio Decreto del 27 ottobre 1872 cambiò nome all'Ufficio Tecnico del Corpo di Stato Maggiore in Ufficio Topografico Militare. Per arrivare all'attuale denominazione di Istituto Geografico Militare bisognerà aspettare 10 anni. Il 29 giugno del 1882 l'Ufficio Topografico Militare divenne Istituto Geografico Militare perché aveva nel frattempo acquisito importanza e rilevanza nei compiti geotopocartografici. L'Istituto Geografico Militare attualmente conserva ancora nei suoi archivi tutto il patrimonio geografico, strumentale e documentale degli uffici topografici preunitari, patrimonio che è condivisibile con ricercatori e studenti che possono venire a consultarlo direttamente qui nella sede centrale. Un passaggio fondamentale della cartografia è stata l'introduzione della fotogrammetria, ossia delle immagini aeree. Le tecnologie moderne ci permettono di avere immagini satellitari e da droni. Queste immagini vanno poi a comporre la basemap di ArcGIS su cui gli operatori fanno restituzione. L'Istituto è impegnato in numerosi progetti nazionali ed internazionali. Nel territorio italiano collabora con gli altri enti di Forza Armata e con istituzioni pubbliche e private al fine di realizzare la cartografia digitale di tutta l'Italia. In quanto appartenente all'esercito, poi, è fondamentale l'utilizzo del defense mapping per realizzare le carte che vengono utilizzate durante le missioni all'estero. Tra gli strumenti più innovativi di ArcGIS stiamo studiando i tool di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di automatizzare i processi di produzione cartografica. Non perdendo mai le nostre radici, che affondano nella storia, cerchiamo di utilizzare al meglio le nuove tecnologie a disposizione per fornire un servizio sempre più efficace ed efficiente per la collettività. Questo video era veramente bello anche perché appunto è proprio una storia. Ci ha portato dal 1800 fino ad oggi, dalle mappe cartacee fino all'intelligenza artificiale. Ma chiedo subito al colonnello Massimo Spinelli, capo reparto informazioni geografiche dell'IGM, di salire sul palco per rispondere a brevissime domande che ci separano dall'ultima storia, non dal pranzo. Grazie colonnello. Buongiorno a tutti. Colonnello, è davvero un piacere, è stato un piacere essere suo ospite a Firenze. È bellissimo, andatelo a visitare perché è veramente un posto magico, almeno per noi che siamo geografi. Qual è stato, come avete cambiato il processo di generazione della cartografia? Abbiamo visto che in sostanza voi raccogliete la cartografia da tutte le regioni e poi costruite un unicum geografico all'interno della piattaforma ArcGIS. Quanto effettivamente è cambiato questo processo con l'introduzione e la digitalizzazione del processo? Sì, grazie. Il processo di generazione della cartografia è cambiato fondamentalmente per 3 aspetti. Il primo è stato quello di avere a disposizione un unico ambiente produttivo. Il secondo è stato un massiccio ricorso all'automazione. E il terzo è stato il vantaggio di avere a disposizione delle strutture dati
delle librerie di simboli che sono già conformi a quegli standard internazionali che noi utilizziamo. Quindi non bisognava fare i simboli, che è un lavoro manuale anche che prende molto tempo. Certo. Ma voi in questo momento quindi avete tutto il 5.000 di tutto il paese, cartografia tecnica 5.000 di tutto il paese? Sì. E da questa generate le cartografie che tipicamente vediamo come fruitori delle tavole IGM? Sì. E l'IGM ha realizzato negli ultimi anni un database innovativo che abbiamo denominato Database di Sintesi Nazionale. È una banca dati alla scala che ha proferito prima ed è una banca dati che è conforme al catalogo dei dati territoriali del decreto 10 novembre 2011. È un database di sintesi perché rappresenta una selezione delle classi di questo catalogo, una selezione di classi che abbiamo giudicato idonee per poter eseguire la rappresentazione del territorio nazionale sulla nostra cartografia. Immaginate anche il lavoro che hanno dovuto fare per omogenizzare cartografie completamente diverse che provengono dalle diverse regioni, perché non c'è uno standard nazionale per il rilascio di questa cartografia. Certo. Difatti abbiamo sviluppato, anche applicando la normativa sul riutilizzo dei dati, abbiamo sviluppato in questi anni delle capacità per poter selezionare i dati, raccoglierli, convertirli, grazie proprio anche alla tecnologia ESRI, in modo automatico e integrarli, migliorarli via via. E intendiamo impadronirci nel prossimo futuro delle migliori tecnologie e metodologie di analisi per la geoestrazione delle informazioni. La famosa GeoAI. Esatto, di tutti i dati che sono disponibili. E i cittadini che cosa vedranno di tutto questo? Che tipo di servizi avete pensato per il cittadino? Sì, i servizi che abbiamo pensato per i cittadini saranno servizi aderenti alla normativa europea e nazionale e fedeli alla tradizione e ai canoni di precisione e accuratezza che sono tipici dell'Istituto Geografico Militare. Nel breve periodo pubblicheremo 2 servizi, uno che riguarda la pubblicazione dei confini terrestri nazionali e un altro i nomi geografici del territorio nazionale. Saranno a disposizione dell'utenza, consultabili e liberamente scaricabili. Perfetto, grazie mille. Grazie a lei. Grazie davvero per le informazioni. Mi dispiace la velocità, ma grazie a lei, è un piacere. Siamo arrivati un po' in ritardo. Grazie mille di nuovo.